Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, tempo fa, adesso non mi ricordo, qualche mese fa, avevo pubblicato il video dell'inverter, il Green Shell, che avevo montato sul furgone. Vi consiglio di guardare questo video che vi lascio qua nelle schede, perché è un'introduzione all'ampliamento che vado a fare in questo video. Cosa faccio in questo video? Ho aggiunto un pannello fotovoltaico con un regolatore e altri accessori importanti per realizzare l'impianto, per completare questo sistema. Quindi a cosa serve tutto questo? Serve ad avere su un furgone come il mio, ma anche su un camper, su una barca, insomma su qualsiasi mezzo si voglia, un impianto indipendente, perché noi abbiamo una batteria, un inverter che produce il 220 volt e un pannello solare che carica la batteria. Questo è il sunto dell'impianto. Dunque vi farò vedere come ho lavorato e cosa ho comprato, e mi fermo un attimo su questo punto perché ho comprato degli accessori, dei componenti leggermente più cari di quelli che potete trovare a prezzi stracciatissimi, perché online si trovano dei kit con regolatore, pannello e tutto a circa 130-140 euro. Io ho speso praticamente il doppio, però abbiamo un pannello che funziona bene, una centralina, un regolatore che è di un altro livello, vi spiegherò poi nel dettaglio, e tutto questo per avere delle prestazioni migliori. Non dico che i kit economici non funzionino, ma sicuramente hanno delle prestazioni inferiori, e anche la durata nel tempo, secondo me, già solo per come sono fatte le centraline, per come dissipano il calore, è minore. Ora, prima di andare avanti col video, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché mi dareste un grosso supporto, è gratuito, non vi costa niente, basta schiacciare iscriviti e magari attivare anche le notifiche. Per stare sempre aggiornati anche sulle anteprime di cosa sto per pubblicare, vi basta seguirmi su Instagram, Massidattoli. Io vi farò vedere un impianto tipo che ho realizzato, vi spiegherò tutti i componenti, a cosa servono, come si montano, quanto costano, eccetera. In descrizione del video, mi raccomando, guardatele le descrizioni perché mi dite sempre che non trovate la roba, basta scorrere il video e sotto ogni video c'è la descrizione con tutti i link di ciò che è contenuto nel video. E vi farò vedere ad esempio che ho comprato un pannello, ma l'ho scelto per determinate misure e per la possibilità che avevo come area di installazione, ma magari il pannello potete prenderlo anche magari della stessa marca, ma magari più quadrato, o potete metterne due, perché con la centralina che vi farò vedere potete gestire anche più pannelli in serie. Per prima cosa vi faccio vedere il pannello che ho scelto. Dunque, 2 o 3 caratteristiche fondamentali. Prima di tutto, perché Massidattoli non l'ha preso flessibile, perché come prestazioni sono leggermente inferiori, e perché il sistema di fissaggio secondo me non era assolutamente sicuro e duraturo, perché questi pannelli sono flessibili. Uno, non volevo bucare il tetto del furgone. 2, mi sarebbe diventato più complicato fissarlo sulla struttura che ho concepito e vedrete più avanti, e non mi dava assolutamente senso di sicurezza, perché una cosa molle, appoggiata o fissata alla bene meglio, o addirittura c'è gente che li attacca col silicone, non mi ispirava per nulla. Ma in alcune installazioni tipo le barche o altri mezzi che non sono esposti ad alte velocità, magari potrebbe essere indicato. Poi ho scelto un monocristallino. Ci sono due tipi di pannelli, i policristallini e i monocristallini. Il monocristallino, lo dice già la parola stessa, ha dei cristalli di silicio che sono tutti uguali, quindi ce n'è solo uno direzionato in un modo, quindi quando prende la luce perpendicolarmente riesce a rendere di più. Il policristallino riesce a sfruttare di più, diciamo, la luce a 360 gradi, ma comunque parliamo di una differenza del 2-3%, e comunque diciamo quelli che si trovano per la maggiore sul mercato sono tutti monocristallini e vedrete che vanno benissimo. Scelta del pannello che è caduta su un modello della EcoWorthy, una scelta che è stata condizionata dal fatto che a pari misure riusciva a darmi 120 watt al posto dei 100 che solitamente davano gli altri. Un pannello che ho pagato a luglio circa 180 euro e che adesso costa poco più di 150 euro. Ovviamente di questo e di tutti i prodotti vi lascio poi il link nella descrizione del video. Scelta del pannello che è stata ovviamente condizionata anche dallo spazio che avevo dopo aver misurato il tetto del furgone. Pannello che arriva a casa in una confezione non anonima, ma bensì viene rivelato il contenuto, quindi bisogna fare attenzione di scaricare il collo e di verificare che sia integro. Il pannello comunque internamente è protetto su tutti i lati con della spugna, con dell'espanso, e una volta sballato si presenta in questa maniera.
Pannello assemblato su una robusta struttura in alluminio che mi ha facilitato notevolmente il montaggio, perché si riesce a sfruttare tranquillamente tutta la struttura ed eventualmente si riescono anche a praticare dei fori, perché è veramente molto spessa. Parte interna molto curata con una sigillatura su tutto il perimetro e viene fornito con due cavi della lunghezza di 90 cm. Vi lascio un dettaglio delle caratteristiche tecniche del pannello se le volete analizzare nello specifico. Confermo che le connessioni, le saldature e le crimpature sono state eseguite correttamente e che il coperchio dotato di guarnizione garantisce una buona chiusura. Ora che abbiamo visto il pannello e l'abbiamo analizzato, vi faccio vedere gli altri componenti, vi spiego un attimo com'è schematizzato l'impianto. Serviranno dei cavi di prolunga, vedete maschio-femmina. Questi cavi ovviamente serviranno per fare il collegamento dal pannello al controller. Per non farvi comprare pinze e connettori vi linkerò dei cavi già pronti da montare. La necessità di averli e la lunghezza dipende dalla posizione, dalla distanza che c'è tra il controller e il vostro pannello. Controller, la mia scelta è caduta su un AppEver e un controller solare MPPT. I regolatori che trovate normalmente in commercio nei kit economici sono dei PWM. Il controller PWM sostanzialmente semplicemente prende la tensione del pannello, la riduce per caricare la batteria, invece l'MPTT, che è molto più complesso e ovviamente più costosa, riesce a regolare le tensioni. Lui in pratica non è che prende la tensione dei pannelli e la butta sulla batteria, la gestisce e la isola completamente. Addirittura noi possiamo avere un impianto con magari 2 o 3 pannelli con 36 o più volt, ma lui comunque la adatta e la perfeziona in modo da caricare correttamente una batteria da 12 volt, quindi sono due pianeti leggermente diversi. Abbinato al controller ho comprato un controllo remoto, consente di fare sostanzialmente tutte le cose che si fanno sul display del controller ma da un'altra posizione. Ho predisposto anche l'installazione di un quadretto elettrico dove dentro metterò i portafusibili. Qua ci sono 2 fusibili, uno per ogni cavo diciamo, che servono a fare la protezione della linea in ingresso sul controller. Oltre ai fusibili ci sarà un sezionatore, quindi uno switch, un interruttore generale che servirà per staccare e attaccare la stringa verso il controller in caso di manutenzione o quant'altro. Ci sarà anche questo accessorio, è fondamentalmente un passacavo. Questo qui ha questa forma diciamo anche aerodinamica perché normalmente si monta in questa posizione sul tetto. Viene comunque sempre montato con l'uscita dei cavi contraria alla direzione del vento, al senso di marcia in questo caso, oppure in installazioni verticali con il passacavo in basso. Avrà un PG, quindi un passacavo completamente a tenuta stagna. La parte che va fissata sul mezzo ha qui uno spazio per mettere delle viti dove necessario. Sicuramente è consigliabile fare un giro di sigillante qua intorno. Questo accessorio alla fine non l'ho usato, l'ho comprato perché l'avevo già usato sul camper, ma sul furgone ho visto che non era indicato, perché io ho scelto di far passare i cavi tra il portello posteriore e diciamo il tetto del furgone, quindi non ci stava, non mi ispirava, non c'era il modo di montarlo, non mi andava di bucare direttamente il tetto nella parte superiore e quindi l'ho eliminato e ho preferito mettere solo 2 passacavo, 2 PG che comunque garantiscono tenuta. Poi dopo li ho anche siliconati, vedrete nel video. Quindi questo accessorio l'ho accantonato, ma in caso di installazioni su tetti di camper, comunque magari un furgone vecchio che non ve ne frega niente di bucare il tetto, è perfetto. Con questo abbiamo a grandi linee tutto quello che serve. Vi spiego velocemente come sarà strutturato l'impianto. Ci sarà il pannello fotovoltaico ovviamente montato sul tetto, 2 cavi, un positivo e un negativo, che andranno dentro l'ingresso del controller, del nostro AppEver MPPT, controller che uscirà di nuovo con 2 cavi, quindi un positivo e un negativo che andranno alla batteria, che andrà poi a fare tutto il resto dell'impianto, inverter eccetera. In più, rispetto a questo schema semplicissimo, ho inserito qui un quadretto di protezione. Questo è quanto. Tutto il sistema viaggia solo ed esclusivamente con 2 fili, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Ovviamente il quadretto non avrà gli scaricatori di terra perché il furgone non ha la messa a terra. L'idea è quella di sfruttare dei fori originali di predisposizione per eventuali portapacchi, fori che tra l'altro sono anche belli grossi M8.
ho comprato della bandella in alluminio in modo che possa resistere all'esterno da circa 4 cm e spessa 2. Mi sono preso le misure per tagliare le 2 strisce necessarie, ho praticato i segni per effettuare le forature per sfruttare i filetti originali e dopo aver ovviamente segnato i punti con un bulino sono andato avanti con la foratura da poco più di 8 mm, ho fatto circa 9 in modo da avere un minimo di gioco per agevolare il montaggio sul tetto del furgone. Una volta pronte le 2 strisce ho provato a presentarle e infatti, avendo misurato solo da una parte, mi sono accorto che la misura della parte anteriore era sbagliata, quindi controllare sempre. Ho poi studiato come sistema di fissaggio quello con l'utilizzo dei rivetti, quindi mi sono tracciato il centro della struttura del pannello per poi segnare i fori sia da un lato che dall'altro. Ho scelto i rivetti in modo da non avere l'ingombro di una testa troppo spessa e da garantire un serraggio adeguato. Dopo aver tracciato il telaio del pannello ho calcolato le misure misurando la lunghezza finale della bandella, calcolatrice alla mano, e ho deciso di utilizzare 3 rivetti per lato. Dopo aver tracciato tutti i segni sono andato avanti con la punzonatura della bandella e con la seguente foratura in base al tipo di rivetto scelto. In questo caso ho fatto dei fori per utilizzare dei rivetti da 5 mm. Prima di praticare i fori nella struttura del pannello vedete che ho messo un pezzo di legno, questo per evitare che la punta fuoriuscendo dal foro possa danneggiare il pannello. Prima di procedere con tutti i fori ho fissato provvisoriamente un rivetto centrale utilizzando una rondella per garantire una maggiore tenuta nella parte inferiore. In questo modo, con questo piccolo stratagemma, abbiamo poi la possibilità di regolare bene la bandella e di trovare il centro perfetto prima di effettuare gli altri 2 fori sulla struttura. Una volta trovata la posizione ho quindi segnato i fori sulla struttura del pannello e sono andato avanti effettuando anche gli ultimi 2 fori per fissare i rivetti. Fatto questo ho inserito anche il secondo rivetto e dopo aver praticato anche il terzo e ultimo foro ho effettuato il serraggio definitivo di tutti e 3 i rivetti con la rivettatrice fino alla chiusura completa del rivetto. Primo centrale, secondo laterale e infine il terzo dall'altro lato. In questo modo la bandella è fissata. Dopo aver dato una bella pulita da tutti i trucioli e una sgrassata al profilo, mi sono procurato una benda. Questa è quella che si usa per rivestire i tubi dei condizionatori. È un rivestimento in neoprene molto morbido. L'ho usato per coprire tutta la bandella, soprattutto per coprire la testa dei rivetti, in modo da non rigare il tetto del furgone. Questo rivestimento ho ritenuto fosse necessario anche per fungere da guarnizione e da antivibrante tra il tetto del furgone e la bandella in alluminio che in questo caso va ad appoggiare direttamente sopra. Dopo averla applicata sono andato a rifinire la parte in eccesso con un cutter fino ad ottenere questo risultato finale: bandelle montate e rivestite. In seguito ho ancora praticato un grosso foro laterale per far uscire il cavo, ma abbastanza grande da permettere il passaggio del connettore intero per effettuare poi in un secondo momento magari delle manutenzioni o delle modifiche. Ho aggiunto poi ancora un pezzo di guaina flessibile per evitare che i cavi strusciassero contro il telaio tagliato. Ho poi fissato tutto con delle fascette per non far muovere i cavi in viaggio. Con una buona dose di coraggio ho praticato 2 grossi fori sul furgone per poter montare 2 PG, 2 passacavo. Un consiglio che vi do è quello di procurarvi questo sigillante, si chiama Sikaflex 521 UV, viene usato nei camper ed è fantastico per resistere alle intemperie, ai raggi UV, al caldo, al freddo, insomma tutto quello che può creare dei problemi. Dopo aver messo un leggero strato di sigillante ho avvitato prima un passacavo per poi stringerlo definitivamente con una pinza e poi ho serrato anche il secondo passacavo, sempre mettendo prima del sigillante tra la plastica e il telaio del furgone. Dopo aver effettuato il corretto serraggio di entrambi i passacavo ho ancora effettuato una sigillatura esterna per scongiurare qualsiasi tipo di infiltrazione futura. Questo fino ad ottenere un risultato del genere. Ho poi atteso una corretta essiccazione del prodotto. Una bella pulita al tetto del furgone prima di montare il pannello e anche a tutto il resto già che c'ero. Dopo aver posizionato il pannello sul tetto sono andato avanti col serraggio definitivo dei 4 bulloni. Ovviamente ho usato della bulloneria in acciaio inox. Il consiglio che vi do, essendo una parte comunque soggetta a magari movimento, vibrazioni, è quella di usare un freno a filetti medio per prevenire svitamenti involontari. Pannello montato e fissato in modo assolutamente sicuro.
Per il tipo di passaggio che ho scelto di effettuare, ho poi provveduto a appiattire leggermente i cavi per evitare che fossero pizzicati tra il portellone e il telaio del furgone. Ho rivestito i due cavi, che comunque sono fatti per stare all'esterno, con una guaina termorestringente trasparente per garantire ancora maggiore tenuta in quel punto critico. Ho poi ancora aggiunto due sellette adesive e delle fascette per tenere fermi i cavi. L'unica accortezza è che ho sostituito il biadesivo originale con uno a forte tenuta studiato appositamente per l'esterno. È ora di iniziare a spacchettare un po' di accessori. Partiamo dal controller, che è il cuore del mio impiantino fotovoltaico. Qui abbiamo tutte le caratteristiche da cortocircuiti, sovratensioni, inversioni di polarità, eccetera eccetera, sia sul pannello che sulla batteria che sul carico. Quindi pannello che entra nei due morsetti a sinistra, batteria nei due morsetti centrali e un carico a 12 volt che può essere una lampadina o altro. Io userò un caricatore USB a 12 volt e il cavo di rete a cui possiamo connettere PC, applicazione o display remoto, quello che io ho acquistato. Troviamo subito il manuale solo in inglese, un connettorino con già la sonda di temperatura e veniamo al nostro oggetto protagonista. Eccolo qui, sviluppato in verticale, un display LCD con solo due pulsanti, tutte le connessioni che abbiamo visto prima con morsetti abbondanti, il connettore per la sonda di temperatura che può essere portata eventualmente fino alla batteria, il cavo RJ45, quindi in connessione di rete, è un cavo verificato dritto 1 a 1 per connettere ad esempio il display remoto. Realizzato in un'ottima plastica, dà un'impressione di solidità, mentre tutto il retro nero, questo qui è tutto dissipatore, quindi questo serve tutto a dissipare il calore, cosa che gli oggetti più economici non hanno. Misura circa 17 cm per 11,5 solo il corpo, ma la superficie con il dissipatore è 14. Dopo aver posizionato il controller, procedo al fissaggio con delle viti autoforanti o comunque delle Parker alla carrozzeria del furgone. Qui invece abbiamo tutto quello che servirà a realizzare il mio quadretto di protezione. Quadretto da esterno senza sportello, 6 moduli Gavis. Io sulle installazioni di roba mia personale o comunque di qualità scelgo e utilizzo solo Gavis. E la freccia da rispettare per l'installazione in alto, perché vedete che la barra è decentrata. In questo modo otterrete un montaggio corretto del centralino con la scritta leggibile IP40. Noi nel quadretto cosa metteremo? Metteremo un portafusibili. Questo portafusibili ha uno standard che è 10x38. 10x38 è la misura dei fusibili che vado ad ospitare. Io ho preso dei 10 A che sono persino abbondanti, ma è sempre meglio mettere dei fusibili in ingresso. I fusibili si montano in questo modo. Si inseriscono dentro, si mettono qui e voilà. In questo modo la parte dei fusibili è assemblata. Ci sarà poi un sezionatore, uno switch. Questo anche lo monteremo su barra DIN. Servirà a armare o disarmare il circuito del fotovoltaico. Vedete che in questo caso non ci sta, basta semplicemente schiacciare, viene via perfettamente e il nostro centralino è bello che pronto. Prima di montare il quadretto ho predisposto un giunto tubo scatola sul lato destro dove arriverò con i cavi. Ho quindi effettuato il serraggio e il montaggio sulla carrozzeria con delle Parker e ho poi inguainato i cavi che passavano attraverso lo scatolato del mezzo per poi infilarli uno a uno dentro il giunto per portarli all'interno del nostro quadretto. Dopo aver infilato i due cavi ho provveduto a sistemare la tubazione in modo che non ostruisse l'illuminazione della plafoniera LED. Dopodiché ho iniziato a inserire il portafusibili e il sezionatore per avere un'idea degli ingombri dei cavi, di che giro farli fare e delle lunghezze. Ho iniziato quindi a tagliare prima il positivo per poi inserirlo nella morsettiera del portafusibili. Non è importante arrivare dall'alto o da basso, è una questione di comodità e di installazione. Il funzionamento sia del sezionatore che del portafusibili è il medesimo sia entrando da sotto che entrando da sopra. Una volta uscito quindi dal portafusibili ho preparato anche i due cavi per fare il giro e rientrare all'interno del sezionatore. Ho poi praticato sul lato sinistro due semplici fori per far uscire i cavi che avrò poi infilato in seguito e che saranno quelli che usciranno dal sezionatore per entrare direttamente dentro il regolatore. Ok, avremo quindi la linea
che sono questi due fili, ad entrare nel portafusibili. Escono dal portafusibili, fanno tutto il giro, entrano nel sezionatore, il quale esce e va poi a collegarsi al regolatore. Ok, come vedete l'impianto adesso è praticamente finito, quindi ho portato il fotovoltaico al quadretto. Il quadretto è adesso attivo con i fusibili e il sezionatore armato. Il display vedete che già si accende perché prende tensione dalla batteria. Questo è il tubo, la tubazione dal quale arrivano i cavi della batteria. L'uscita del caricatore è stata aggiuntata con i cavi all'interno di questa scatola, che va poi a gestire anche tutto il discorso dell'inverter. Come notate, i due cavi che arrivano dal quadretto sono ancora staccati. Questo perché? Perché prima di connettersi all'ingresso della stringa sul controller bisogna verificare che la polarità del rosso e del nero sia effettivamente corretta, perché tante volte quando ci si collega ai pannelli, ma anche su quelli dei tetti, non si riesce ad azzeccare magari il positivo o il negativo al volo perché si è di corsa, perché si sbaglia connettore. L'importante è verificare che questo sia il positivo e questo il negativo. Lo facciamo semplicemente con un tester, quindi lo impostiamo in modalità tensione continua e misuriamo cosa arriva ai due cavi. Ok, vedete che mi sono collegato positivo con rosso, negativo con nero. La tensione che viene letta è meno 21 volt, quindi vuol dire che li ho messi al contrario. Basta semplicemente girarli qui o invertirli dentro il quadretto. Ovviamente se chiudo il sezionatore la tensione sparisce. Tutto collegato, il nostro fotovoltaico che arriva passa dal quadretto spento, fusibili, escono i cavi, vanno al controller, tutte le giunte del tubo che arriva girando là sopra dalla batteria che è lì sotto. Vedete che qui mi dà modalità notte perché non sta ricevendo nulla dai pannelli. Facciamo una prima prova di accensione, vediamo cosa succede. Voilà, vedete che compare il simbolo del pannello fotovoltaico con la freccia che sta caricando la batteria. Sta tirando 0,3 A. Questi valori girano di continuo, ma possiamo selezionarli col pulsante select. Quindi vediamo un po', partiamo dal pannello fotovoltaico che dà 17 volt, sta caricando a 0,2 A, la batteria è adesso a 12,6 volt, sta tirando 0,3 A, 25 gradi ovviamente è la temperatura che dovrebbe percepire qua sotto, non c'è carico. Io adesso lo lascio caricare. Il pannello sta dando 14 volt, sta prendendo il sole e sta caricando. Situazione sole è questa. Quindi ho il furgone in cortile, come vedete il pannello è all'ombra, sta prendendo luce ma non sole diretto. Ok, ora il pannello è in pieno sole, vedete che adesso arrivano 19 volt e la batteria infatti è già a 13,5 volt e sta tirando 3,4 A. Ora, tutto questo modulo sarebbe da programmare, programmazione che si può fare anche via PC ma comprando un cavo a parte o via app su smartphone comprando il modulo Bluetooth a parte. Faremo la programmazione basilare tramite l'utilizzo dei pulsanti. Dunque, innanzitutto come da manuale bisogna impostare il tipo di batteria, quindi se è una batteria standard, se è al gel o se è una batteria diciamo personalizzata. Io andrò a dirgli che ho una batteria al gel. Dunque, prima di tutto bisogna andare in battery voltage, tenere premuto enter per 5 secondi, vedete che battery type diventa cell, premendo il tasto select diventa gel, FLD, quindi flooded, utente o sealed. Noi mettiamo gel e premiamo enter. In questo modo, secondo tabella, vanno a cambiare praticamente alcuni valori. Andando poi nella modalità carico possiamo gestire l'uscita come accesa o spenta e se vi interessa da programmazione possiamo andare a decidere quanto tempo deve stare abilitata l'uscita dopo che va via o dopo che arriva il sole. Insomma, ci sono un po' di programmazioni che volendo si possono effettuare, non sono semplicissimi da fare, in quel caso magari sarebbe più comoda l'app o il PC. Per quel che mi riguarda la mia programmazione è finita qui perché ho solo impostato la batteria al gel. Poi parliamo del comando remoto, si chiama MT50. In confezione troviamo un cavo di connessione e ricorda assolutamente di non usarlo per connettersi al PC. Troviamo dei tasselli e i tappi di chiusura finale. Il cavo in dotazione, come potete vedere, è un cavo di rete di tipo piatto ed è un cavo diretto 1 a 1. Non c'è nessuna inversione, nessun incrocio, nessuno spostamento. Questo cavo è lungo solo 2 metri. Anche qui abbiamo un manuale solo in inglese dove ci fa vedere tutte le caratteristiche e tutte le particolarità dei pulsanti del display e di come entrare nel menu per tutte le varie impostazioni.
Questo è il display remoto, è composto di due parti, quindi una base che possiamo fissare dove lui deve essere ospitato e il display vero e proprio, che in realtà è molto piccolo e fine, però utilizzando la sua base diventa un oggetto abbastanza ingombrante. Misura circa 11 x 11 e con la sua base ha uno spessore di circa 5 cm. Nulla di particolare, ha solo la connessione per il cavo e tutti i pulsanti ESC, frecce direzionali e tasto OK. Proviamo a collegarlo e vediamo come si comporta. Ok, io ora ho connesso il cavo in dotazione al controller, dall'altra parte lo attacco al display e voilà. Facciamo lo spellicolamento. Vedete che abbiamo lo stesso display che ci dà più o meno tutte le stesse informazioni, ma in un formato più grafico e più completo, perché ci dà la tensione e la carica del pannello solare nel display, l'animazione della carica della batteria, la tensione e la corrente della batteria. È retroilluminato alla pressione di un tasto e andando a scorrere tutti i vari menu possiamo anche impostare la data, l'ora, ci dà tutte le misurazioni memorizzate, giorno, mese totale, ci dà lo stato della batteria, lo stato del pannello, la temperatura che rileva il controller, il carico che in questo momento è a 0 e nulla di più. Da qui ovviamente possiamo andare a fare anche tutte le varie impostazioni. Abbiamo due LED, uno che indica la connessione stabilita e uno che indica eventuali anomalie. Questo è un accessorio molto carino, non è assolutamente indispensabile perché con il solo controller potete fare tutto quanto. Io ora questo vedrò se montarlo in abitacolo o in una zona sempre del vano, diciamo, operativo del furgone. Alla fine ho scelto l'abitacolo per l'installazione, quindi dal posto guida riesco a vederlo sempre senza problemi. Tra l'altro vi faccio vedere che il pannello sta comunque producendo 14,7 volt, sta caricando e vi faccio vedere il tempo fuori, sta piovendo. Anche con brutto tempo comunque si riesce a ricaricare una batteria. Una cosa interessante è che scorrendo i valori, andando sulla temperatura che rileva il controller, io riesco a sapere che temperatura c'è, diciamo, nella cellula, in modo da tenerla sotto controllo soprattutto d'estate quando diventa un forno, nonostante io l'abbia coibentato. Dunque vi ho fatto vedere come l'ho installato, come funziona benissimo. Tra l'altro vi devo dire una cosa, io installo fotovoltaici sui tetti praticamente tutto l'anno, ne ho messi a centinaia, e nonostante questo montare un solo pannello sul furgone e vedere che sei indipendente, che carica la batteria anche solo mentre viaggi, vi garantisco che dà una soddisfazione incredibile. Quindi lo consiglio, sì, assolutamente. Adesso il mio è un caso particolare perché ho un impianto su un furgone e va bene, ma se avete un camper, una barca, una casetta degli attrezzi sperduta, il fotovoltaico, oltre a essere il futuro, lo sappiamo già, e dà anche molta soddisfazione. Come siamo messi dal punto di vista legale? Allora, per quanto riguarda l'installazione dei pannelli in sé, dunque, prima di tutto, quando fate un fotovoltaico, anche se ve lo fate da soli, la legge dice che comunque non potete allacciarvi alla rete Enel senza autorizzazione, contatore bidirezionale, eccetera eccetera. La paesaggistica dice che se il vostro tetto o il posto dove lo installate rientra in un'area, diciamo, regolarizzata, bisogna chiedere le autorizzazioni. Dopodiché, detto questo, le normative dicono anche che se l'installazione non è fissa ma è provvisoria, quindi può essere svitato, come nel mio caso, non bisogna chiedere nessuna autorizzazione. Il furgone è un mezzo mobile, non è un immobile, quindi il problema della paesaggistica non sussiste. Insomma, da quel punto di vista state pur tranquilli. Dal punto di vista del codice della strada, andare a montare un pezzo su un mezzo che viaggia in teoria non sarebbe ammesso, perché è vero che io ho usato ad esempio dei fori predisposti per i portapacchi e l'ho fissato più o meno allo stesso modo, ma è anche vero che i portapacchi che vengono acquistati e montati hanno ricevuto un'omologazione per essere tali. Prendere un pannello, avvitarlo così, metterlo sul tetto, in teoria non siete in regola. Sì, già ti vedo che stai per scrivere il commento, ma allora perché non l'hai montato su un portapacchi omologato così eri a posto? Per il semplice fatto che poi il furgone non mi sarebbe più entrato nel box. Diciamo che dal punto di vista legale questa cosa non è ben gestita, anche perché i camper 80 su 100 ce l'hanno tutti il pannello fotovoltaico fissato sul tetto in modi che possono essere super professionali ma anche da cialtroni totali. Nessuno dice mai niente, poi siamo sempre lì, i camion hanno 5.000 luci scritte, tutte cose che non si potrebbero fare. Il codice della strada, soprattutto in Italia, è sempre molto ambiguo, quindi se volete fare un'installazione fatela in modo
modo che sia sicura e insomma. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale. Oltre a Instagram mi raccomando vi lascio il canale Telegram, il link di Massidattoli, dove metto solo i nuovi video che pubblico e gli oggetti contenuti in esso, che trovate anche sulla mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Insomma, vi ho detto di tutto di più, ci vediamo in una diretta del giovedì sera o nel prossimo video. Vi saluto col drone, ciao da Massidattoli.